eccoci arrivati a Hill Country Weavers. Ed eccoci che stiamo per entrare nella nostra prima tappa di questa road trip nel sud degli Stati Uniti, dove visiteremo Hill Country Weavers, che dal 1981 è uno degli yarn store della città di Austin in Texas, negli Stati Uniti. Visitando e perdendosi nel negozio si riesce a percepire lo stile della città, classico, un po' eclettico, ma anche un po' eccentrico. Appena entrata nel negozio vi giuro che sono rimasta sulla soglia della porta sbalordita con la bocca aperta. Fun fact, nasce come negozio di filati per la lavorazione a telaio e successivamente, data la grande richiesta, si è specializzato anche nei filati per maglia e crochet. Ma ora lasceremo la parola a Tara che ci spiegherà qualcosa in più su questo bellissimo negozio. Hey, my name's Tara. This is Hill Country Weavers. It's one of two yarn stores that we have here in Austin, Texas. We've been at this location for 7 years, and Suzanne has owned the business for 42 years. She started off as a small little co-op, and it's grown to all this. This is our main showroom where we have a lot of hand-dyed yarns, like hedgehog fibers and lobby enemy. We also like to bring in new artists. We have Yarn Matter dyes with she's a local Austin dyer, and she uses natural dyes. Yes. And that's very exciting. And we're excited to have you here today. And I wish you could all be here in person to see all the great stuff in the shop. Dal 2017 questa è la nuova sede del negozio, dove oltre che a vendere lana è uno dei più importanti punti di ritrovo della città per quanto riguarda il mondo del tessile. Hanno varie stanze dedicate ai vari tipi di filati e hanno poi una parte dedicata ai workshop, quindi questa grande sala dove si tengono lezioni settimanali di maglia, filatura e ovviamente di telaio. Anche la selezione degli utensili è esaustiva, si trova di tutto. E soprattutto ho trovato molto interessante tutta la bibliografia disponibile. Un sacco di libri sia sulla tessitura ma anche sulla maglia, crochet, cardatura, filatura della lana e un sacco di magazine, sia europei che americani. Penso che prenderò questo. Molto indecisa. La verità è che non mi sarei mai aspettata di trovare un negozio del genere e una community così numerosa in una città con questo tipo di clima. Vi dico solo che oggi abbiamo superato i 40 gradi di temperatura. La selezione ovviamente include il cotone, la seta, filati misti, anche se la tipologia preferita a quanto pare è proprio la lana merino. La selezione di filati è ampia, avevo l'imbarazzo della scelta. È possibile trovare sia lane locali, ma anche lane europee, americane, sudamericane e ovviamente troviamo il nostro Made in Italy. Eccomi qui dopo la visita e pronta per mostrarvi tutto quello che ho acquistato. Ed eccoci qui, finalmente tornati e pronta per mostrarvi quello che ho acquistato e ovviamente parlarvi di questo stupendo paradiso della lana. Sembrava proprio di stare in una casa, solo che la differenza era che al posto di mobili, cucina eccetera c'era solo lana. Assolutamente ben fornito, ovviamente la quantità di filati era una cosa incredibile, esagerata,
ma soprattutto anche per quelli che sono diciamo un po' più le attività a cui mi dedico, per esempio la filatura, la cardatura della lana. Avevano anche tantissimo rispetto a quello che è anche la tessitura col telaio a pettine, quindi mi sono proprio divertita e vi dico la verità, mi sono sentita tra virgolette meno sola nel sapere che comunque oltreoceano questo tipo di attività è molto più comune, quindi mi è piaciuto tanto. In Italia forse riscontrate lo stesso problema, è un po' più difficile, no? Venire a contatto con una community o in generale anche solo con un negozio che vende quello a cui ti dedichi alle tue attività. Quindi questo mi ha fatto super piacere, mi ha fatto ovviamente sentire bene. Penso che sarebbe uno di quei negozi dove andrei ogni volta che mi sento un po' nostalgica, malinconica, vado lì e sto bene. Quindi è bellissimo. Poi il personale è super carino, purtroppo non ho avuto l'opportunità di incontrare Suzanne, però ecco, la saluto, che è stata veramente un'esperienza bellissima e che ricorderò per sempre, e spero ovviamente di tornare a Austin un giorno e poter tornare da Hill Country Weavers, che è stato carissimo. Passiamo ai nostri acquisti. Quindi questa volta vi dico, mi sono dedicata più all'acquisto di bibliografia, di libri, riviste, fantastico, quindi ho acquistato principalmente questo. E il tutto mi è stato consegnato in questa bellissima borsina a tela zainetto che userò, soprattutto per questa bellissima spilletta che mi hanno dato. Knit is Love, adoro. E iniziamo a mostrarvi quello che ho acquistato. Questa è la quantità di libri. Io devo fare sempre i conti, come tutti, con il bagaglio, quindi non potevo esagerare con gli acquisti, però ho esagerato un pochino, nel senso che ho preso tanti libri, i libri pesano, però è anche vero che è difficile trovare bibliografia di questo tipo, quindi ho fatto bene, penso. Bene, iniziamo col primo libro. Questo è un libro sul telaio pettine dell'Ashford. Ovviamente insegna diverse tecniche, diversi punti, ci sono diversi progetti. Non vedo l'ora di sfogliarmelo per bene, insomma magari iniziare uno di questi progetti, sciarpe, borse, un sacco di cose, super bello. Poi ho trovato tanti libri sulla cardatura e la filatura e un po', la verità, mi pento di non averne presi di più. Comunque ho preso questo libro sulla filatura di fibre rare, quindi spiega come trattare fibre come la seta, fibra di yak, fibra di cammello. La verità non so se mi capiterà mai, ma meglio essere pronti. E vabbè, è molto interessante ovviamente perché oltre a spiegare la tecnica, ma parla anche di... Questo per esempio mi piace un sacco. Cioè, il capire il perché, andare un po' più in profondità, no? Anche a livello scientifico, se possiamo definirlo così. Poi sono super contenta di aver trovato questi due libri dell'editoriale Lane. È molto famoso per avere una rivista che è bellissima. Oltre al fatto di essere interessante, è proprio anche curata a livello grafico in un modo che mi fa impazzire, e a me queste cose piacciono tantissimo. Questi due libri appunto li stavo cercando da tempo, era un po' difficile trovarli, quindi sono contenta di averli trovati e insomma ovviamente mostrano diversi progetti, però vi dico la verità che anche solo sfogliare i libri di questo tipo con una fotografia studiata, la grafica, l'impaginazione mi fa stare bene, mi piace. Altro acquisto che ho fatto è questo gomitolatore della Licke, stupendo, in legno. Questo non è per me, è per mia mamma, dato che me l'ha chiesto, un regalo.
però forse me lo tengo, vedremo. Molto bello. Ho anche rifornito un po' diciamo, la mia libreria con dei magazine. Ho trovato questo magazine sulla tessitura pettine, bellissimo, anche qua spiegano un po' di tecniche e progetti, e anche questo magazine sulla caldatura e filatura, spin-off, bellissimo. Vi dico già, questi due magazine avranno il mio abbonamento, anche qui spiegano tecniche, fanno interviste, insomma, bello, mi è piaciuto. Altra cosa che volevo mostrarvi, nel caso non l'avesse notato, sto indossando il mio ultimo top che ho finito quest'estate utilizzando i granny square a fiore. Ho un video sul canale dove mostro come fare questo tipo di granny square e come unirlo, quindi questo è un po' il risultato di questi due video. Scrivetemi nei commenti se vi piace e se volete che vi mostri come farlo e ovviamente darvi il pattern. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, la prima puntata di Lana Luna Travels, vi dico la verità, mi sono divertita tantissimo. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo alla seconda puntata, questa volta andremo a New Orleans. Un abbraccio e grazie mille, a presto, ciao!